Se stai cercando un'idea all'uncinetto per aggiungere un tocco personale al tuo look estivo, questo tutorial è perfetto. E tu, sei pronta a stupire tutti in spiaggia con il tuo nuovo top? Bene, perché se che tu sia principiante oppure esperta, questo tutorial è pensato per essere seguito da tutti. Quindi prepara tutto l'occorrente e cominciamo! Il materiale necessario per eseguire questo top copricostume sono per una taglia S 3 gomitoli di filato Cablé numero 4 che potete acquistare sul sito www.unfilodipassione.it, un uncinetto da 4 mm, delle forbici, dei marcapunti e un metro da sarta. Ah, e dimenticavo un ago da lana. Inizia realizzando 141 catenelle più 2. Avviate le mie 141 catenelle, vado a farne altre 2 che saranno in sostituzione della prima maglia alta, che nel mio caso corrispondono all'incirca a 90 cm. Partendo dalla 141esima, quindi questa dove ho il dito, vado a fare una maglia alta in ciascun punto. Per qualsiasi variazione di taglia, prendere la misura partendo dal fianco dalla parte avanti, facendo passare il metro da sarta lungo tutta la spalla fino a farlo ricadere sul fianco posteriore, sempre dello stesso lato. L'importante è che siano catenelle di numero dispari. Terminate le mie 141 maglie alte, passiamo alla realizzazione del secondo giro. Andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo la lavorazione e vado a fare una maglia alta tripla, avvolgendo 3 volte il filo sull'uncinetto, salto la seconda maglia alta e entro direttamente all'interno della terza e vado a fare la mia tripla maglia alta. Una catenella, ancora avvolgo 3 volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, entro in quella successiva e anche qui vado a ripetere la mia maglia alta tripla. Creando questa sorta di archetti. Nuovamente una catenella, avvolgo 3 volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta di base, entro nella successiva e vado a fare la mia maglia alta tripla e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Terminato il nostro giro con triple maglie alte separate da una catenella, passiamo al giro successivo. Andiamo a realizzare 2 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta in ciascun punto. Le prime 2 catenelle sostituiscono già la prima maglia alta, adesso entriamo all'interno dell'archetto dove abbiamo fatto la nostra catenella e andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo all'interno della nostra maglia alta tripla e andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo ancora qui dove abbiamo fatto la catenella e facciamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta tripla e andiamo a fare ancora una maglia alta. E procediamo in questo modo fino alla fine del giro e andiamo a ripetere lo schema di maglie alte per altri 2 giri, quindi abbiamo un totale di 3 giri di sole maglie alte. Terminati i 3 giri di maglie alte, la lavorazione si presenta in questo modo. Adesso andiamo a ripetere il secondo giro con le triple maglie alte. Quindi andiamo a fare 5 catenelle, giriamo il lavoro, mettiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a saltare la seconda maglia alta, entriamo nella terza e facciamo la nostra maglia alta tripla. Una catenella di separazione e ancora avvolgiamo 3 volte il filo sull'uncinetto. Saltiamo la maglia alta successiva ed entriamo in quella dopo e andiamo a ripetere le nostre maglie alte triple separate da una catenella. Continuo in questo modo fino al raggiungimento della misura desiderata.
Tieni presente che il pannello va piegato a metà e quindi deve coprire metà parte centrale ed il fianco. Per realizzare il mio pannello ho eseguito 16 giri e come vedete il primo e l'ultimo giro è solamente di maglie basse. Quindi andiamo a stoppare la parte di 3 giri con maglie alte e ne andiamo a fare soltanto uno all'inizio e uno alla fine. La larghezza totale del pannello è di circa 21 cm. Realizza anche il secondo pannello in questo modo e passiamo alla cucitura di entrambi i pezzi. Realizzati entrambi i nostri pannelli, adesso passiamo alla cucitura. Sposto un pannello, prendo il pannello per intero e lo vado a piegare a metà in questo modo, facendo combaciare esattamente i bordi. Con l'aiuto del marcapunti vado a fissare un bordo che sarà il mio bordo laterale per fare la cucitura e mi sposto nella parte superiore. Con l'aiuto di un metro da sarta vado a prendere la misura di 18 cm che corrisponderà allo scalfo della manica e vado a segnare il punto con un marcapunti. Passo dall'altro lato e vado a prendere una misura di 25 cm che corrisponderà alla scollatura e lo vado a segnare con il marcapunti, sia su una metà del pannello e sull'altra, perché il davanti e il dietro saranno esattamente identici. Prendo entrambi i pannelli e andrò a effettuare la cucitura da questi marcapunti fino ad arrivare in basso e vado a cucire metà pannelli insieme. E vado a fare la stessa cosa anche da questo marcapunti che abbiamo messo per ricavare lo scalfo della manica fino al marcapunti in basso, perché questo lato corrisponderà allo scalfo della manica e questa è la nostra spalla che ovviamente è già cucita avendo piegato i pannelli a metà. Per quanto riguarda la cucitura, andrò a fare la cucitura invisibile che non vi farò vedere in questo video in quanto già c'è un video dedicato e vi lascerò il commento pinnato con il link del video della cucitura invisibile. Quindi procediamo con la cucitura e ci vediamo alla fine. E con la cucitura abbiamo completato questo top copricostume che puoi indossare sia in spiaggia sia su un paio di jeans come ho fatto io per una serata più cool. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, supportalo lasciando un bel like, un commento e ovviamente se non lo hai già fatto iscriviti al canale, così non perderai i prossimi video. Ciao!